Eccoci, siamo live. Buonasera, good evening everyone. Buonasera, benvenuti ad un nuovo appuntamento con me. Sono Alfredo Scrivano. Stasera abbiamo Graziella Minardi che ci aiuterà con la nostra ospite. La nostra ospite è Nathalie Halaf. Spero che abbia pronunciato il nome corretto. Hi Nathalie. I hope I said your surname properly. You did. I understood that. Fantastic. Allora, Nathalie è stata già nel nostro canale, quindi magari molti di voi la conoscono, ma altri no. Quindi adesso darò la parola a Nathalie per presentarsi e magari farsi conoscere. I was saying, Nathalie, many of the people that are watching us might know you, but some other people they might not know you. So I'll let you a little bit introduce yourself and tell them what you do. Of course. Shall I start? Yes, please. Okay. Hello, everyone, and thank you for hosting me as your guest tonight. I'm honored. So a little bit about myself. My background is a graphic designer. I am half Swiss, half Jordanian. Allora, Nathalie dice che lei prima era un interior designer, quindi adesso... Graphic design. Oh, sorry, graphic design. Lei è mezza svizzera, half Swiss and half Jordanian. Mezza svizzera e mezza la Giordania. Adesso vive in Dubai. So now you live in Dubai. Yes, I live in Dubai. Yes, 24, almost 25 years now. Oh, per 25 anni che vive in Dubai. Mm-hmm. Okay. So I worked for 27 years in design and loved it, and then gradually came to a breakdown. Ok, quindi dopo 26 anni che lavorava comunque nel lavoro che faceva precedentemente, ha comunque sentito un cambiamento e ha iniziato a cambiare. Yes, so of course all the work and being tired and like everybody in the corporate world working very long hours. Quindi comunque il lavoro diceva che stava diventando pesante. Volevo dire, forse Graziella o qualcuno di voi di abbassare un po' il volume, perché io comunque sento un po' di eco, quindi magari dà anche fastidio. Non so se... I was saying I can hear a little bit of echo, so maybe, I don't know if someone has some device nearby, just put the volume down, but I think it's better now. Meglio. Quindi stavo dicendo, Nathalie, che comunque dopo tanti anni di lavoro in ufficio comunque stava diventando pesante, quindi please keep going. Yes, so as we do in the corporate world, so we work too hard and we often forget ourselves and forget our health, mental health, as well as physical and emotional health. Quindi dice molte volte noi ci facciamo comunque trasportare al nostro lavoro e ci dimentichiamo comunque della nostra salute sia mentale che fisica. And what had happened was very, very long hours, but then of course my breakdown was an accumulation of so many things before that for so many years. It came from unresolved issues since I was 7 years old or 10 years old, and I belong to a generation that didn't have counselors or, well-being assistance, in the mental health field as a child. So it all accumulated, and then with work and everything else in life, today I will say I'm very happy for my breakdown. Ok, quindi dice che ovviamente dopo tanti anni di stress e anche comunque a fattori dovuti alla sua infanzia, perché magari quando Nathalie era un po' più giovane non era come adesso, era difficile comunque trovare spazio per diciamo esprimersi e comunque aprirsi riguardo comunque alle problematiche. Comunque poi dopo, diciamo, tutto questo tempo anche dovuto, come diciamo prima, al lavoro, Nathalie è arrivata, diciamo, a una realizzazione personale.
Okay, So, thank you. So, yeah, with everything accumulating, what led to was just me breaking down, crying all the time. I had to exit my work immediately. And I, for the third time, was on antidepressants. And this time, I have to say that a part of me really wanted to understand what I was going through. Quindi diciamo il cambiamento è anche dovuto al fatto che Nathalie dentro di sé voleva capire quello che stesse accadendo. So what happened was, with the help of my friends around, we looked for somebody I could talk to which had no medical background. So I chose not to go to a psychiatrist or a psychologist because I had seen a couple before, but I never felt like I progressed. I was given medication, antidepressants, 3 times in a row. Each time I would get better after the 8 or 12 months, and I would get off the medication, but then all my issues were still the same, were still there. Ok, quindi dice Nathalie che queste problematiche lei comunque ha cercato di curarle con, ovviamente vedendo delle persone come psicanalisti, roba varia, ma comunque non ha funzionato, anche le davano antidepressivi che non hanno migliorato la situazione, comunque la miglioravano soltanto momentaneamente. E ad un certo punto comunque, anche grazie ad amici, ha deciso di comunque di vedere anche altre persone che non fossero nel campo medico. So just to say something about depression, not to, of course, and not many people were talking about it outwardly. Not many people understood it. Maybe not many. It wasn't common to talk about mental health about let's say about 18 years ago or 16 years ago. So it is really paralyzing. Okay, just before we go forward, Nathalie, I just want you to tell our audience, what do you do now? So because some people might not know you, so they might wonder, what was the change from then to now? Stavo dicendo che comunque, visto che comunque molte persone non conoscono o comunque possono non conoscere Nathalie, di dire quello che fa adesso, così magari anche da capire il cambiamento che ha avuto negli anni da prima ad adesso. So my background is graphic design, and now I changed fully into a holistic counselor. So I just deal with helping people understand their issues, understand how they function. Quindi adesso diciamo aiuta le persone nel campo olistico a capire le loro difficoltà e da dove derivano e come aiutarle comunque. Mm-hmm. Ok, thank you. Quindi è passata da un graphic design, dal lavoro come graphic design a un lavoro comunque olistico, quindi è stato comunque un cambiamento abbastanza radicale. I was saying, so it was a big change for you from like a graphic design to an holistic counselor. And just, yes, Graziella. No, volevo solo aggiungere una cosa, anche perché lei praticamente l'ha vissuto sulla sua pelle, nel senso che dopo 3 tentativi con psichiatri, con i farmaci che l'aiutavano dopo un anno, e poi invece era tutto punto e da capo, ha proprio scelto di rivolgersi a un operatore olistico, e quindi poi quella è diventata ora praticamente la sua vocazione e professione. Certo, questo Graziella was saying that that you are the proofs of that your journey. I mean, you choose to, after obviously seeing people from a medical field, just to find someone else. So you were like open enough to find someone. So that could be a message that we could give tonight to people. Quindi, come diceva Graziella, questo è un messaggio che magari possiamo dare comunque alle persone che ci ascoltano, che a volte magari delle problematiche possono essere si possono risolvere non necessariamente comunque andando da uno psicanalista, comunque prendendo antidepressivi, ma il mondo olistico è altrettanto importante, comunque ne vale la pena
cercare aiuto anche nel mondo olistico. I was saying that proves that it's worth sometimes just to look into the holistic world to find help. It's not, because some people might find that, might not know about it, or might, feel more comfortable to go with what they know, but it's definitely worth to have a look at that too. Definitely. Okay. I mean, to tell you the truth, I wasn't sure that I believed in anything. I just knew that I didn't want to speak to somebody who was just one-track minded, because I had tried medicine and it didn't work. So I came to a point where I needed somebody who was much larger than science. Of course. I have a question, Nathalie. What made you, what was the difference between like a psychologist and an holistic person? Diceva Nathalie, quale per lei è stata la differenza dal diciamo, parlare con uno psicologo o comunque con un operatore olistico? In cosa comunque lei ha visto una differenza sostanziale? So very good question. Back then, when the one psychiatrist and one psychologist I met, so only one of each, okay, they would ask me a few questions and then they just subscribed medication. Ok, quindi dice che, sorry, I just saw it. Go ahead. Quindi diceva che magari i dottori che lei ha visto facevano qualche domanda, comunque, e poi scrivevano subito delle medicine. The holistic counselor I found was who worked with me daily and asked me to be not taking any medication, and said, daily for 6 weeks for at least an hour, until I decided to take her 4-year course, diploma course, because I didn't take it to change my career. I took it because after the 3rd chat, I understood she already helped me realize that it was all happening in me out of my will. Okay. Quindi dice che comunque la differenza è stata che comunque questo operatore olistico la seguiva periodicamente, quindi non le chiedeva di prendere medicinali, ma comunque cercava di capire quello che stesse succedendo dentro di lei, perché alla fine, come ben sappiamo, tutte le malattie vengono comunque sempre da dentro di noi, non sempre, ma comunque spesso da dentro di noi. Quindi questa persona ha cercato di capire, e comunque lei, dopo già 3 volte che vedeva questa persona, subito si è iniziata a sentire un po' meglio, ha visto sicuramente una sostanziale differenza, e ha deciso anche di intraprendere un corso di 4 anni con questa persona, che credo l'abbia portato comunque alla professione che sta facendo adesso. So the most important thing I realized was that I was creating issues, and I started understanding why I was unhappy, why things just stopped in my life, and why I was actually sick. So many things. I had a bad cough, a bad throat for so many months. I had irritable bowel syndrome, so problems in my throat, problems in my chest, problems in my stomach. And I just did not want to live anymore. Quindi Nathalie ha comunque realizzato che tutti i problemi che aveva, comunque mal di gola, comunque dei disagi fisici generali, erano creati comunque dalla sua mente. Quindi credo che comunque da lì abbia capito che lei comunque è in controllo di se stessa. I believe you've realized that you're in control of yourself when you notice that everything was in your mind. It's not an easy thing to realize, or anyway, you can realize that, but it's not an easy thing to step out of that. Dicevo, è una cosa magari a volte semplice da capire, comunque, che noi molte problematiche ce le costruiamo nella nostra testa, però non è altrettanto facile magari capire come uscire da quel modo di pensare. How would you say
it's a best way of, anyway, it's a way of stepping out of that loop that we create. Dicevo, come magari Nathalie come consiglia di uscire da quel modo che noi abbiamo di crearci queste problematiche, perché a volte comunque lo facciamo per talmente tanto tempo che diventa parte di noi e come pensiamo ogni giorno. Quindi magari Nathalie ci può consigliare come uscire da quel modo di pensare. The best way, the solution, the number one, actually there are two numbers. First of all, really love yourself enough to want to get out of it and to be well. Quindi la prima dice di amarsi abbastanza da voler migliorare, comunque uscire da questo modo di pensare. And number two is remember you're not a victim, so you can't blame life and the world for your misery and for whatever's not working for you. You have to feel empowered. Quindi so not to blame yourself, but to feel that you have the power to be miserable and you have the power to be happy. Quindi la seconda dice non sentirti una vittima. Sì, non sentirsi una vittima e non pensare comunque che tutto vada male solo a noi, e comunque sentirsi in controllo di se stessi. Quindi sempre essere consapevoli che comunque noi come abbiamo il controllo di sentirci magari giù, abbiamo anche il controllo di sentirci felici, se vogliamo. Ok, fantastic. Yeah, I mean, that, like you said, isn't really, not to think about it as it's difficult or easy. It's just to know that I love myself enough that I want to be better. Okay. And do the work every day. Is there anything, that's what I was about to say, is there anything that you probably could advise people to do, like as an exercise, maybe as an everyday practice or something? Dicevo che magari Nathalie ci può consigliare qualcosa che possiamo fare ogni giorno, perché sì, magari con le parole semplici, ma non tutti comunque trovano semplice fare tutto ciò in modo istantaneo, quindi magari con un po' di pratica. Sì, vabbè, Reiki magari è una pratica che facciamo noi, ma Nathalie magari ci può consigliare qualche altra, ma anche per chi non pratica Reiki, perché so energy healing like Reiki helps a lot. Yes. Yeah, no, I was saying, I mean, we do Reiki, but maybe it helps a lot. Yes, of course, but some people, they don't practice Reiki, or they don't yet, or maybe they don't. I mean, something that you could do at home. I mean, as someone who doesn't do any practice. Very small steps could be to keep a journal. So write down, like every morning, if you do meditation, take 10 minutes and write down how you're feeling, why you think you feel that way, where the triggers are, and then always start your morning with, let's say, 5 things you're grateful for. Quindi dice scrivere, comunque avere un diario dove scrivere la mattina, magari fare meditazione, e comunque quando scriviamo... Scrivere cosa si sente, perché ci si sente così. Esatto, 5 cose comunque siamo grati che abbiamo nella nostra vita, quindi sempre avere un pensiero comunque, dei pensieri positivi. Ok? Yeah, and honestly, we all have our own psychotherapist and healer inside us. Yes. We all have that person, but in order to tap into that person, we do need to work with somebody we like and trust, like let's say a counselor or a psychotherapist without medication, somebody who will tell you you have the power inside you, somebody who will not make you depend on them. Quindi dici, noi comunque siamo in grado comunque di curarci, però a volte abbiamo bisogno comunque di una persona che ci aiuti. Comunque sicuramente non qualcuno che ci inviti a prendere medicine, ma qualcuno che ci aiuti proprio a livello spirituale, comunque anche a livello umano. Io voglio dire, non so se comunque c'è qualcuno, cioè quante persone ci stanno seguendo, io non riesco a vedere, ma se c'è qualcuno comunque che avesse delle domande o comunque volesse interagire con Nathalie, per favore scrivetelo, così magari Graziella può
può passare il messaggio, perché credo che comunque tante persone, specialmente in questo momento, abbiano bisogno comunque di avere delle risposte o comunque magari dei consigli da parte di una persona come Nathalie. I was saying, I'm inviting people to write any kind of questions they have to you. So, because especially at this time of our life, I mean, I think we all have the need of getting advices from people like yourself. So it's not an easy time we live in. And, how do you? I'm curious. What, because you live in Dubai, we're saying. How is your work in Dubai? I mean, with in there, how do you function in Dubai? Dicevo a Nathalie, visto che lei vive in Dubai, com'è il rapporto, il suo lavoro lì a Dubai? I mean, I see my clients either on Zoom or one-to-one, and now I give workshops to try and just give information to people to hopefully get them to start thinking about, I think this way and I do things a certain way. That's why maybe I'm not happy or I don't feel well. Quindi dice, lei di solito interagisce con i suoi clienti o con degli appuntamenti via Zoom o comunque anche delle sezioni private dal vivo. Fa anche dei workshop, quindi comunque incontra varie persone dove comunque riesce a far capire a loro perché hanno quel modo di pensare e comunque che cosa porta. What do you think? I mean, obviously, people start thinking like that because they have bad life experiences, right? But what would be another way of shifting that way of thinking? Dicevo, magari le persone a volte cominciano a pensare negativo perché hanno delle esperienze di vita negative. Quindi dicevo, quale può essere un altro modo per cambiare questo modo di pensare? Definitely the most important work really is to release all the trapped and stagnated energy that we have not allowed to express. So the two most important and strongest ones are all of our sadness from pain, and then all of our anger from pain. And both of them are different energies. And if they're still in our body, then we don't have energy, we're tired, and we can't get better. That's a main one. How do you release them? Each one very differently. Definitely the sadness, when you feel sad. Let me translate the first bit. Yes. Quindi dicevo appunto la domanda di prima, come si fa comunque altri modi. Nathalie mi diceva che comunque noi abbiamo due energie predominanti che ci fanno comunque pensare comunque in modo negativo, comunque anche fisicamente essere stanchi, che sia essere arrabbiati o essere tristi. Quindi magari ci succede qualcosa nella vita con un familiare o comunque qualcuno che abbiamo, o perdere qualcuno. Comunque questi sono i due fattori. Energie negative. Energeticamente ci vanno. E soprattutto quando sono stagnanti, perché lei sottolineava il fatto di questa energia stagnante, che ci teniamo dentro e che quindi poi ci fa stare male. Quindi bisogna proprio aprire e fare uscire questa energia stagnante, soprattutto di rabbia e di tristezza. Certo, ovviamente tenendole dentro anche fisicamente ci sentiamo pesanti. E Nathalie stava dicendo come, diciamo, lasciare andare questa pesantezza con queste energie che abbiamo negative, il modo comunque come possiamo liberarcene. Okay, I picked up a few words. I just want to pinpoint something. You know, we all are in the field of energy, so we know that energy isn't good or bad. So there isn't a positive or a negative energy. All it is the way we respond to it. If we trap it in our body, then it can't do us any good. You know, like feeling bad in our stomach because we had a bad meal, we feel sick, but it doesn't mean that the food is bad. It just needs to come out of our body. We need to be always like a channel for this energy, these emotions.
Correct. Nathalie dice giustamente non esistono energie negative e positive, dice il modo come noi comunque le gestiamo. Se noi le intrappoliamo dentro di noi, ovviamente causano dei blocchi. Se noi le facciamo fluire, tutto va in modo armonioso. Okay. Because dei canali. So most people say, you know, I don't have any energy, I don't feel good, please help me be more energetic and happy. So first thing is to become aware that how I feel. A lot of people say, but I don't know how I feel. So start in this journal becoming aware that I feel sad, I feel happy, I feel angry, I feel jealous, I feel, there are so many feelings, you know, so to start differentiating them. Ok, quindi dice quando iniziamo comunque a scrivere le nostre sensazioni, emozioni, dobbiamo riuscire a capire come ci sentiamo. Se ci sentiamo comunque felici, tristi, arrabbiati, ogni sensazione la dobbiamo scrivere in modo specifico. E averne consapevolezza, cioè man mano che ne prendiamo consapevolezza riusciamo poi a gestire quel sentimento che invece magari non capiamo neanche, quindi la consapevolezza aiuta scrivendo a farla magari venire fuori un po' di più. Esatto, quindi fare chiarezza sul come ci sentiamo. So, because I get a lot of people, especially women from the Arab region, who most people I think I see do not feel comfortable with either sadness or anger, but mostly anger. And maybe it's also certain upbringing and culture. So we're not brought up to say it's okay to feel sad, it's okay to feel angry, because as a child and maybe in certain cultures as a small girl, it's not to be an angry girl. Who don't you feel angry? Ok, quindi dice ovviamente Nathalie, alcune volte le persone non si sentono a loro agio a esprimere comunque come si sentono, in base comunque anche alle proprie culture, quindi a volte la tristezza comunque o la rabbia non sono delle emozioni comunque che sono facili comunque con cui lavorare o comunque da esprimere anche per le persone che vanno da Nathalie lì a Dubai. Ci viene quasi impedito anche culturalmente arrabbiarci, proprio sfogarci, è per una questione culturale. In alcune culture infatti non. Quindi lo sfogo ci viene bloccato, cioè per la bambina di solito, specialmente la femmina, deve essere sempre un po' così, un po' dolce, un po' non si può arrabbiare, non può, e quindi questa cosa ha portato Nathalie a incontrare molte donne che avevano questo blocco proprio anche dal punto di vista culturale, perché non gli era neanche quasi, non è che non era permesso, però non era ben visto, quindi è importante prendere consapevolezza di questa cosa e capire che si ha proprio il diritto di fare diritto e dovere verso se stessi di fare uscire questa rabbia che è dentro e farla circolare in modo che esce e non ci fa stare male, non ci fa ammalare. Esatto, però l'importante comunque, l'importante è farlo in modo giusto, perché a volte la rabbia comunque più della tristezza comunque può portarci comunque a un'aggressività che non è sicuramente il modo giusto per esprimere. I was saying that the important message is to release, especially the anger, in the right way, because I mean we don't want people to think, okay, you know, I'm angry, I'm gonna go and punch people around. No. Not people, but definitely go punch. Yes. Okay. So that's what I'm going to tell you. Yeah. So once we realize that anything we feel is natural, we're feeling it. So we can't just say, "Oh no, it's a shame," or "I'm a bad person if I'm feeling this way." Just to be aware. It's real. Sorry? I think if we feel it, it's real. We don't have to think that it's just in our mind. It's real. Dice Nathalie, dobbiamo sempre accettare quello che sentiamo, perché se lo sentiamo significa che comunque parte di noi. Accept, because everything that goes through your body happens for a reason. It is anyway our reaction to the outside world. It is our reaction. We are feelings inside. So one more thing to do before telling you how to release it is start thinking about the sentence that we all use when we say, "You make me sad," or "You make me happy." Nobody can make you anything. Nobody can go inside and make you feel something. You're the one
reacting quindi to the outside world. Nathalie Okay? dice giustamente non dobbiamo anche smettere di usare quei modi di dire come tu mi rendi felice o tu mi rendi triste. Tu mi fai arrabbiare. Tu mi fai arrabbiare, esatto, perché nessuno comunque ha il potere di fare tutto ciò, lo scegliamo noi quando accade, quindi noi siamo sempre in controllo. Fantastic. So once we realize, okay, now I'm sitting and I feel sad, like sad in my heart, then really sit, be sad, and cry. Mm-hmm. Focus on it. Don't try to do something else. Don't avoid it. Sit with it, because as soon as you can focus on it and you have a good cry, it's gone. Ok, quindi dice Nathalie, quando noi ci sentiamo a volte che comunque abbiamo una sensazione di tristezza, di non cercare di comunque di fare altro, di distrarsi, ma dobbiamo fare focus esatto, concentriamoci su questa sensazione che abbiamo comunque, e se abbiamo voglia di piangere piangiamo, se abbiamo voglia magari possiamo essere anche arrabbiati, siamo arrabbiati, dicevo prima Nathalie, sì, magari prendere andare sul divano, diciamo, e magari sfogarsi, prendere a pugni un cuscino, comunque qualsiasi cosa, ogni sensazione comunque la dobbiamo vivere quando comunque la viviamo in questo modo, comunque la viviamo al massimo, riusciremo comunque a liberarcene, quindi sarà anche un modo, diciamo, per sfogarci e lasciare andare tutto. Quindi molte volte anche, diciamo, ritornando al fatto delle culture, per esempio noi abbiamo la cultura, anche se siamo abbastanza aperti, ma ancora nel 2021 c'è una cultura comunque che gli uomini, sai, se piangi non sei uomo, comunque sono tante cose, I was saying, Nathalie, that it makes me think that we are, even in our culture, sometimes we say like, men, we can't cry, or anyway, there's some stereotype, some kind of things that we need to break, because if, obviously if we feel like we have to do it. Quindi ogni sensazione che noi sentiamo, affrontiamola per come la sentiamo. Quindi se ci sentiamo di piangere, piangiamo, se ci sentiamo di andare a correre, andiamo, se ci sentiamo di qualsiasi cosa ci viene da dentro, è sicuramente il modo giusto per affrontarla, e facendo ciò ci libereremo di questo peso che abbiamo. It's very, very important for both men and women, because I'll tell you what happens if a boy isn't allowed to feel his pain, and to, even if he falls, to sit and cry until he's okay again. When he grows up, he will not be able to connect to his, if his partner is a woman or his daughter and they cry, he will just get frustrated and angry at them, because he will not be able to understand the emotion. That's a very important thing. Dice Nathalie una cosa molto importante, secondo me. Se noi magari chi è che ha figlio, comunque vediamo magari, sai, quante volte vediamo un bambino cadere e magari sta per piangere, e noi andiamo lì e diciamo no, non si piange, perché piangi per così poco, comunque lo fermiamo dall'esprimere quella sua emozione. Sicuramente in quel bambino, in quella persona facciamo un danno che comunque poi, quando quella persona sarà adulta, dice Nathalie, magari avendo una compagna o qualcuno vicino che piange, non potrà relazionarsi, non potrà capire da dove viene quel sentimento. Quindi è importante comunque anche nell'educazione comunque dei figli, per chi li ha, di lasciarli esprimere nel modo che sentono, senza bloccarli in nessun modo. Okay, I was saying that because I think it's very important, because I see a lot of people, even in my community, especially with young boys. I mean, they fell or something happened. Oh, don't worry, no, that's not it. You don't need to cry, you know. And that's something that obviously I'll be more mindful from now on. Yeah, they have to. The parents have to learn to be comfortable with the child crying and screaming and shouting until it's all over, to allow everything to come out, and for the child to understand that it's normal. What they're feeling is accepted. It's normal. Not to make a joke out of it,
not to tell them that crying is a weakness, because everything in our body is for our use. Nothing was created in our body just like that. Everything is for a good use, for our relief, for our health. Therefore, tears are the same. They are a release of tension. That's what they are. So they have to come out. Dice Nathalie che tutto comunque è fatto con un senso, quindi quando noi ci sentiamo di piangere o comunque abbiamo quella sensazione di piangere è perché ne abbiamo bisogno. Se ci sentiamo una sensazione comunque di qualsiasi sensazione sentiamo è fatta apposta, niente è fatto a caso e nessuna emozione che per farci stare bene, tutto è proprio fatto per farci stare bene. Qualsiasi cosa noi non riusciamo a rilasciare ci fa invece stare male, quindi dovremmo abituarci a trovare proprio il canale e buttare fuori quello più che liberi. I was saying we should start to feel more free, you know, yes, free on expression, quindi sentirci liberi di poterci esprimere come crediamo, come sentiamo sia il modo giusto, anche se può sembrare sbagliato. Saying, even if sometimes it might be we might feel it's not the right way of in how society thinks or anyway how we've been brought up. Quindi anche se a volte sentiamo, diciamo, ma magari se mi metto a piangere qui la gente pensa che sono pazzo, tutte queste cose, quindi smettiamo di... Questo è un messaggio comunque sì, che per me è importante, smettiamo di pensare a quello che la gente pensa, se una cosa la sentiamo facciamola perché ci fa bene a noi sicuramente, quindi ne vale la pena. Ok, Nathalie. One important thing to remember about crying is it needs to come from pain from your heart. But become aware if you're crying because you feel like a victim, if you feel powerless, because we can also I wanted to go out with this person, but they said, no, what's wrong with me? Nobody wants to go out with me. So here we're playing the victim. We're not actually sad. Okay, here we need to turn that into anger. And then anger is not to cry. Anger is really to embody anger. Like really just become Godzilla. You know Godzilla in Italy? You know, Godzilla, yeah. Yeah, of course. Become Godzilla. But don't take your anger out on the person. You need to find a release of that energy. And there are very simple ways. Like I have a client who just suggested he took a volleyball or basketball. Let me just translate the first bit, otherwise we got too far ahead. Sorry. Diceva Nathalie che ovviamente dobbiamo, anche quando piangiamo, dobbiamo capire il motivo per cui piangiamo. Quindi non dobbiamo piangere se ci sentiamo delle vittime. Quindi sai, magari una cosa è andata storta, comunque ci mettiamo a piangere, questo non va bene. Anche nella rabbia comunque, nella rabbia dobbiamo capire comunque le emozioni comunque sempre da dove vengono e cercarle di vivere nel modo giusto. Diceva comunque che Nathalie che anche nella rabbia dobbiamo diventare, comunque dobbiamo vivere la rabbia con... lei si riferiva come a Godzilla comunque, quindi cercare di essere arrabbiati, però esternarla nel modo giusto. E stava facendo comunque un esempio di un cliente comunque che vede lei come riusciva comunque a gestire questa rabbia. Ok, So I always say, remember the energy in your body, that Godzilla is your best friend. Your angry energy is also your best friend. It will change you and empower you. So the way the thing is to just connect to it. So you mean it can give you a motivation, for example, for being angry? Not motivation. I'll explain. It strengthens you. Once you release it, as the energy passes through you, it changes things in you. So the person who was scared with a little voice is going to stand up and say, I'm not scared anymore because I allow myself to be angry. The voice changes. It's not soft and high-pitched in the back of your head. It's right here, and you can defend yourself because you allow your anger to come up
once you release it, you were saying, sorry, Nathalie, you're saying about that client of yours, that what he was doing. Yeah. So maybe we can do that. You can use that as an example. So, and an exercise to release anger is to take up boxing. Quindi dice che fare pugilato è un buon esercizio per, diciamo, disfarci della nostra, quando siamo arrabbiati, della nostra rabbia. Quindi be angry when you're doing the boxing. Don't just take it as a sport and say, oh, Nathalie said it might help. Is it helpful? Però quando lo facciamo dobbiamo sentire quella rabbia che comunque dentro di noi. Rabbia che passa attraverso, proprio ti tira fuori la forza. Yeah, imagine this person you're angry at and just like really box them and use your voice. So because the energy of anger will come up, and you just need to, right? Quindi immaginiamo la persona, comunque quella cosa che ci fa rabbia, e anche dice usare la nostra voce, perché comunque la rabbia, comunque l'energia sale e tramite comunque la nostra voce riusciamo a liberarci. Sì. If the important thing is to use your arms and to move it up. So you move your arms. So you either box or you pile cushions on your bed. It can be a very cheap exercise. You take a baseball bat and you're like. L'importante è usare le braccia verso quindi o fare pugilato o comunque prendere una mazza da baseball, sbatterla nel cuscino, nel materasso. Comunque l'importante è usare le mani, comunque tenerle su, così riusciamo. Very important is to use your voice, so open your throat, otherwise the energy gets trapped here. And use your voice in what way? I mean, scream or talk or maybe if you want, yes, but say. Ok, quindi l'importante è usare. Scolding is when you usare la nostra voce, quindi se ci sentiamo comunque, se sentiamo la necessità di gridare, gridiamo, se qualsiasi cosa c'è, ma l'importante comunque è vocalizzare quello che stiamo facendo, quindi proprio urlare. Tell somebody off. How do you say tell somebody off when you're angry? Like, don't do this to me. I hate you for that. Get out of my life. Whatever. Just. Quindi è come se avessimo quella persona o quella situazione davanti a noi e vocalizzassimo quello che sentiamo, nel senso tipo esci dalla mia vita, vattene, così, esci fuori dalla mia vita, comunque riuscire ad esprimere le nostre emozioni anche verbalmente. No. There are 3 rules about the anger exercise. Quindi ci sono tre regole per gli esercizi contro la rabbia. You are never angry at yourself. Quindi mai essere arrabbiati con se stessi. Okay. Never. With you, it's always 100% love, acceptance and forgiveness. Quindi noi dobbiamo essere sempre amare noi stessi, accettarci e perdonarci. So rule number 2 is you don't laugh. La 2 è non ridiamo, quindi quando siamo arrabbiati ovviamente non ridere. Yeah, because maybe as children, if we got like a small child would get angry, the parents might not know and say, oh, come on, why are you getting angry at that? That's so stupid. So we don't mock our anger. Ok, quindi se vediamo una persona comunque arrabbiata, dice anche con i nostri figli, con chi ha figli, non ridere di quella persona comunque che è arrabbiata, ma non dobbiamo ridicolizzare la rabbia. Esatto, lasciare sempre esprimere quella rabbia. Okay? We don't mock our feelings. The number 3 is you don't cry, because then if you're crying, you're telling yourself, I'm a victim, I'm powerless, I can't change anything. Quindi la terza è non piangere, perché ovviamente quando piangiamo diciamo a noi stessi che noi siamo una vittima, che non abbiamo potere, che non abbiamo controllo su noi stessi. Fantastic. There, once you just understand that, like depression comes from suppressed energy in the body. If I am now 50 years old, okay, when I started doing this work, when I was at my breakdown, I was 36. So for 36 years, I suppressed so much pain and anger and jealousy and everything. I did not express it, especially
at the people I love the most. Quindi Because guilty. dice Nathalie che ovviamente la depressione viene sempre dal fatto che noi comunque non riusciamo reprimiamo tutto e non riusciamo ad esprimerci come dovremmo. Quindi credo che comunque sì, un consiglio su quello che abbiamo discusso oggi per tutti è di comunque sempre lasciare esprimersi come si sente, quindi lasciare uscire l'emozione, non tenersela dentro. Io sono una persona, per esempio, che ha sempre fatto così, adesso sta cercando di non farlo più. I was saying, I think I am still a person who does that, and I'm forcing myself not to do it anymore. So I'm working on it. So I think a lot of people will find useful to know that. Dicevo che comunque, come tante persone come lo sono io, troveranno comunque utile tutto questo, perché magari sì, a volte sentiamo che siamo giù o comunque non riusciamo a dire quello che sentiamo, sempre comunque trovare il modo di farlo è sempre la soluzione giusta e nel modo giusto. It is difficult. It's very difficult. We're not used to it. We're just not used to it. It's not difficult. We're just not used to it. Non siamo abituati, dice Nathalie. Non è difficile, You're non siamo right, abituati. you're right. I did like you had. Posso condividere una cosa? I really understand it really from the deep way, because I had a breakdown too. After a lot of work, after a lot of things, I don't want to talk about them because, okay, it's over. So I had a very, very bad breakdown. And only 2 weeks ago, I succeeded in having the first time in my life. Therefore, I was really listening to you in a very deep way, because I started shouting. Usually my depression was really anger that was not expressed. And I can really feel it while you were talking about it, while you were analyzing it. I could really feel it on myself. And then like two weeks ago, I really succeeded. And it's 2 weeks that I feel, I don't know how I succeeded. I don't know from where it came, but I think that I have to say a big thank you, because it's like 2 years that I'm approaching a bit holistic items, thanks to Gaetano Vivo and so on. I started with Reiki, and I started to move a few things, even if nowadays I'm still blocked in a certain way. But when I succeeded in really letting my anger come out after 2 or 3 years that I was thinking the same thing about somebody and I could not express it, and I had anger, and I was really, when it happened, it was like, I felt like 20 kilos less immediately. Lo vuoi dire anche in italiano così? Sì, no, sì, seguivo moltissimo Nathalie, perché proprio quello che lei spiegava, questa depressione che viene proprio dalla compressione dell'energia all'interno di noi, specialmente della rabbia e della tristezza, che poi lei la tristezza vuole farla diventare proprio rabbia per poi poterla buttare fuori. E 2 settimane fa questa cosa mi è successa per la prima volta, penso, in vita mia. Grazie, tu sai, sto seguendo Gaetano con il Reiki mi sta aiutando veramente tantissimo, e per la prima volta sono riuscita ad incanalare questa energia. Io mi vergognavo a strillare, io non ho mai strillato, mi vergognavo a strillare, invece quella volta proprio è stata un'esplosione. Ha avuto delle conseguenze, che però erano conseguenze che avrei dovuto avere già 2 anni fa e non avrei sofferto per 2 anni, né io né l'altro. Invece, ora, mentre lei lo spiegava, proprio lo sentivo dentro di me, questo esploit che poi ti fa sentire molto più, ma non è stato un esploit aggressivo o facendo del male a qualcun altro, è stato proprio un'energia che ho sentito che è uscita, e quindi volevo condividerlo, perché proprio sentivo moltissimo il discorso di Nathalie. Sì, ma I really felt che sia, very deeply what you said. Penso che sia una cosa che comunque un po' tutti abbiamo queste persone nella nostra vita che ci hanno fatto comunque arrabbiare. Non sono le persone, siamo noi che lo percepiamo in quella maniera, gli abbiamo permesso noi quello.
che ci hanno portato comunque a sentire queste cose. Quindi sicuramente capiamo un po' tutti quello che dice. Diventare Natalie, consapevoli. To become aware everyone, is all of very us, important. I mean, have experienced that somehow, or experiencing that. So I mean, it's important, and we must. Because Graziella was saying that she never shouted before. She was feeling that, and it's important to take knowledge of the fact that it doesn't mean to be aggressive, it doesn't mean to be unpolite, but just to let go where you go inside. It means to be polite to yourself. Esatto, dicevo che comunque good to yourself. Yeah, that's why just do it in the privacy of your own home, on a mountaintop, so it's not at the person. And that's why it's a good exercise, because everything that's inside is not unleashed on a person. It's just then when you see that person, you can talk and be assertive and tell them what is good for you or not good for you, so the relationship will be better, whether they leave your life or it is better. Both are a good solution. Esatto, quindi dice Nathalie giustamente, il fatto di lasciare andare o comunque di gridare, ovviamente non a quella persona, ma comunque farlo nel proprio spazio, nel proprio tempo, ci permette anche di, quando comunque confrontiamo questa persona, di essere anche più lucidi. E poi comunque, qualora quella persona dovesse rimanere nella nostra vita o meno, comunque vivere tutto nel modo più sereno, perché molte volte quando noi abbiamo delle rabbie, dei sentimenti non espressi, ci perseguitano anche per molto tempo. I was saying many times when we don't, because I've experienced that myself, when we don't say what we think, or we don't release, or those feelings might stay with us for a long time. I mean, it's not definitely not something that we need. Then it goes into your body. It goes into the muscle. It goes into the organs, and that's why we get physically sick. Infatti dice il fatto di comunque non liberarsi di tutte queste energie intrappolate dentro di noi, poi ci portano comunque anche ci possono portare delle malattie fisiche. Quindi che entrano nelle ossa, nei muscoli, entrano proprio fisicamente dentro di noi. È molto importante comunque fare in modo di curarsi, perché secondo me è un modo di curarsi comunque riuscendo comunque a liberarsi di tutte queste sensazioni che sentiamo, e qualora comunque magari una persona che pensi di essere depressa, comunque magari può contattare magari Nathalie per chiedere qualche domanda. I was saying maybe I mean, a lot of people might watch this later, Nathalie, because I mean, people still working here. I'm sure that as myself and Graziella have experienced that, a lot of people have too, and maybe they want to ask you questions, or they want to reach you. What would be the best way of reaching you, Nathalie, in case they want to talk to you? Email or WhatsApp. Okay, email or WhatsApp. So they can write and you'll be able to provide that. Quindi dico, per chiunque volesse contattare Nathalie, scrivetele, lei vi darà la sua email o il suo WhatsApp, e magari potete fare qualche domanda, magari c'è qualcosa un po' più personale o comunque più in dettaglio che volete sapere. Sicuramente Nathalie vi potrà aiutare. Graziella, vuoi dire qualcosa? No, I think what I like, can I say what I like? Is it possible? What I really love is this practical and very female way of facing the problem, because sometimes when you come closer to holistic
things. Sometimes it's for me, I mean, it's my personal opinion, it starts to become a bit too spiritual, a bit too far, a bit too aesthetic. And I think this very practical and female way of facing the problem is what I really find amazing in your explanation. I really love a lot that part, and I Traducilo think I in will italiano, follow you a Graziella, che lot. traduci in italiano Posso che tradurre io, se vuoi. We studied it. We studied that. Yeah. Because like you say, so many of these, we all want to get to the spiritual, but we need to connect to our physical, and our physical has a lot to do with our emotions, and not to neglect our emotions, but to work through our pain and everything we feel in order to reach the spiritual. Sorry, Nathalie, I just want Graziella to say in Italian. So. Yeah. Dicevo prima che una cosa che mi ha veramente affascinato di Nathalie, perché da quando mi sto avvicinando un po' a tutte le pratiche olistiche, certe volte, per come sono fatta io, a volte delle cose mi sembrano un po' troppo eteriche, un po' troppo spirituali. Mi piace molto in Nathalie questo, mi sembra una maniera proprio pratica e femminile di affrontare le cose, e quindi gliel'ho detto, e lei dice che praticamente le nostre emozioni sono radicate all'interno del nostro corpo, e quindi noi dobbiamo radicarci, quindi passa tutto attraverso il corpo, e quindi prima che arriviamo a un certo livello di consapevolezza spirituale, tutto attraverso il corpo, e quindi questo affrontarlo in maniera, cioè, di andare a prendere le emozioni, a trasformarle, a farle veicolare, innanzitutto è una cosa che lei trova giusto fare, ed è una cosa che io ho sentito molto, proprio quello che le ho anche detto. Ma io credo che comunque anche nel rapportarsi con la spiritualità, per esempio noi facciamo Reiki, pratichiamo Reiki, quindi anche quando nei primi approcci nel Reiki c'erano molte cose che comunque già sentivamo certo. Prima di conoscere i chakra, prima di conoscere comunque molte cose comunque che sono magari un po' più spirituali, quindi come diceva Nathalie, c'è tutto connesso, quindi anche per le persone che magari non sono in un percorso spirituale, credo che comunque si possano rapportare molto, come dicevi, in questo. I was saying, Nathalie, that it's I mean, we are on a spiritual, I mean, we do Reiki, but even before that, I mean, we could relate to what you're saying. I mean, even if you're not spiritual, like Graziella was saying, you can relate because it's something that you feel. It's just that when you go into the spiritual path, you maybe understand a little bit more, but it's not something that will appear, or it will happen if you're spiritual, or it won't happen if you're not. Just the spiritual path will help you to understand. Quindi la parte magari poi spirituale, per chiunque volesse intraprendere questo percorso, ti dà soltanto chiarezza, ma non, è una cosa che comunque abbiamo tutti e vediamo tutti. Fantastic. Nathalie, I think we got a couple of minutes. We've got 2 minutes left. Is there anything you think we should say, or we missed out, or something that you feel like... One thing I can add is remember what you're feeling, you are feeling it. So don't feel guilty about anything. So if you are, because most of my anger was towards people I loved. Remember, it is how you're feeling inside. So it's much better to clean that energy out and then be able to express your love and to enjoy their company. Don't feel guilty if you're feeling angry towards people you love. Remember, you're the one doing the anger, so release it. It has dice Nathalie, non sentiamoci in colpa se magari a volte siamo arrabbiati o comunque abbiamo questo tipo di emozioni con le persone che amiamo, perché comunque è una cosa che è normale, e soltanto comunque dobbiamo riuscire sempre a esternare queste emozioni nel modo più giusto e liberarcene. Quindi questa è una cosa che Nathalie vuole sottolineare prima che finiamo questa diretta. Sì. Ok, Nathalie. Graziella, abbiamo meno di un minuto, quindi le ultime parole. I'm saying we got less than a minute, so I don't know if Graziella want to say something.
I want really just to thank you a lot. Nathalie, it was a big pleasure and honor meeting you and listening to you. Personally, I really needed like a kick, because I'm on a path. Alfredo knows me, Gaetano knows me. He has a hard time with me because I'm a little bit, I'm trying to work hard on a lot of things. But I really thank you, and I thank Alfredo a lot, and everyone who listened to you. Thank you. I repeat, I love your practical and female way of approaching. We will, thank you very much. We'll definitely Grazie. have Nathalie again. So thank you from me too, Nathalie. See you on soon. See you soon in December. Yes. Thank you, Graziella. Thank you both. Ringrazio Nathalie e Graziella per essere stata con me. Grazie Alfredo, sei stato grande. Dicevo che sicuramente saremo presto di nuovo con Nathalie, quindi vi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito.